Ciao Gin Lover, siamo qui nel laboratorio sui campi dell'azienda agricola Shine perché oggi faremo la prima distillazione del 2023. Anzi, la distillazione in questo caso è già in corso. Abbiamo messo all'interno del nostro lambicus le nostre erbe aromatiche, l'abbiamo acceso, l'abbiamo scaldato e il gin sta quasi per uscire. Infatti sono pronto a cambiare le prime gocce, lo tagliamo una piccola parte di testa, ma non è una questione di una parte tossica, ma solamente una parte di forti aromi volatili che andrebbero a rendere il gin un po' troppo piccante, un po' troppo forte come aromi. Quindi il nostro gin sta quasi per uscire, noi controlliamo la temperatura, siamo a 77 gradi con il nostro controller all'interno della lambicus e quindi siamo quasi lì per vedere uscire le prime gocce. Ma perché questa distillazione? Perché alla fine del 2020, qui sta per uscire, ho già sentito il primo orgoglio, si sente attraverso il collo vicino, ecco le prime gocce che stanno uscendo dal nostro lambicus, le prime gocce del nostro London Dry. Ma come vi dicevo, perché questa distillazione? Ecco, noi adesso andremo a tagliare le prime gocce, diciamo, del nostro distillato, solamente per togliere degli aromi un po' forti, un po' piccanti che escono in principio, ma nulla di più, perché comunque noi utilizziamo dell'alcol buon gusto, quindi dell'alcol già purificato, dove le parti, diciamo, tossiche sono già state tolte in partenza. Comunque, tornando a noi, siamo in questa prima distillazione di un gin molto interessante perché a fine del 2022 ci hanno contattato degli amici di Reggio Calabria. Questi amici hanno un pub che si chiama Zio Fedele, in centro a Reggio Calabria e hanno una grande selezione di gin. Ma si sono accorti che sì, hanno tanti gin, ma sono tutti gin che si possono trovare in commercio e quindi volevano qualcosa di particolare. Mi hanno chiesto, in questo caso, di collaborare con loro, verranno poi su a febbraio per fare anche il corso per imparare a distillare il proprio gin perché vogliono entrare all'interno delle loro ricette e mi hanno chiesto di fare un gin unico, caratterizzante il territorio calabrese per loro, per distinguere quello dagli altri, diciamo, dagli altri bar, cocktail bar che hanno anche loro una grande selezione di gin. Non solo, ma mi hanno detto che stanno per aprire un altro progetto, quindi proprio una gintoneria, qui si vede la loro passione, perché vogliono fare un locale dedicato esclusivamente ai gin, che si chiamerà Cugin, attenzione questa è una super novità, e quindi vogliono fare non solo gin, ma una linea di gin, ma forse anche di altri prodotti, perché mi hanno chiesto assaggiare anche Amaro, Vermouth e Essenze, unici che si potranno trovare solo nel loro locale. Quindi abbiamo preso la palla al balzo perché cosa migliore per iniziare il 2023 in modo, diciamo, fortunato se non lavorare con uno dei portafortuna italiani più importanti della storia che è il peperoncino. Quindi ce lo mettiamo al collo e lo tocchiamo ben bene. Questo è una treccia di peperoncino calabrese che mi sono fatto spedire direttamente dalla Calabria, ma non solo, questo è uno dei prodotti naturalmente per calabrese peperoncino, è importantissimo, tanto noi andiamo a far lavorare il nostro lambicus, è importantissimo in tutti quelli che sono i piatti della tradizione calabrese, ma noi abbiamo inserito anche altri prodotti tipici. Quindi abbiamo inserito la liquerizia, questa è una radice di liquerizia che viene biologica, che viene direttamente dalla Calabria, che mi hanno portato dei ragazzi calabresi che sono venuti qui a fare un corso sulla distillazione del gin, in cui abbiamo fatto le prove utilizzando quindi la liquerizia per fare un gin, che poi diciamo non incontrava il loro gusto perché loro volevano qualcosa di un po' più commerciale, ma invece questi ragazzi qui sono molto interessati a dare invece un'impronta particolare e unica al loro gin utilizzando questi prodotti. Quindi radice di liquerizia e altro prodotto molto molto interessante è il bergamotto. Il bergamotto è un'altra eccellenza, è un agrume che viene utilizzato per il suo profumo molto molto intenso anche all'interno dei profumi stessi, ha un costo molto elevato, ma è una delle eccellenze del nostro territorio e
quindi abbiamo utilizzato, oltre alle erbe aromatiche, quindi scimmiciate, che abbiamo qua sui nostri campi, abbiamo utilizzato il peperoncino, la nequerezia e il bergamotto. Ma non solo, poi abbiamo messo altri prodotti che diciamo richiamano quello che è il biotipo della Calabria, per esempio il finocchio selvatico, il finocchietto, che è un altro prodotto che viene utilizzato molto nei piatti nel nostro Sud Italia. Abbiamo utilizzato poi anche il coriandolo, che dà questa speziatura, naturalmente il ginepro, perché il ginepro non può assolutamente mancare all'interno di un gin. E poi l'abbiamo mixato con il friso, anche questo un prodotto, diciamo una pianta mediterranea, il rosmarino, la salvia, quindi abbiamo usato molte piante della tradizione e poi le abbiamo mixate con le nostre lavande, con il nostro calamo aromatico, con il nostro abrotano, con la salvia sclarea, l'issopo e la melissa. La melissa dà questa parte di aromato anche senza le gome e va a rendere un po' più fresco il bergamotto, che invece ha un sapore molto intenso, molto forte. Quindi abbiamo mixato utilizzando loro tipiche piante del territorio, ma che coltiviamo anche noi qua sui nostri campi, insieme anche a piante nostre, e abbiamo messo anche quel goccio di essenza. Ma il vero protagonista sicuramente è il peperoncino, perché facendo degli esperimenti con altri ragazzi che sono venuti con noi, intanto vedete che sta scendendo il nostro gin, ogni tanto lo andiamo a fermare per dare la possibilità di raffreddarsi meglio alla nostra distillazione. Il peperoncino messo in corrente di vapore ha la particolarità di passare il piccante in distillazione e quindi andremo a fare un gin unico dove avremo una parte naturalmente piccante all'interno del nostro spirito e quindi faremo un gin tonic piccante alla fine della distillazione. Quindi, ritornando a noi, l'Alambiccus sta distillando, le erbe aromatiche, poi per farvi vedere, sono già state messe all'interno. Ho fatto un video un po' velocizzato per, diciamo, dare la possibilità anche agli amici che non vogliono spendere delle ore per vedere il risultato, di vedere come abbiamo preparato in live il nostro gin al peperoncino. Salutiamo quindi i ragazzi e amici di Reggio Calabria del Pub Zio Fedele e della Gintoneria Cugin. Intanto noi ci riaggiorneremo perché siamo tornati, stiamo iniziando un po' di corsi, quindi se volete venirci a trovare per imparare a distillare il vostro gin, vi farò vedere come si lavora con le erbe aromatiche per creare un prodotto liquoristico, quindi non solo gin, ma anche vermouth, amari e assenzio. Mi hanno chiamato anche dei ragazzi per quello che è la distillazione più tradizionale, quindi la creazione di uno spirito partendo da un fermentato, e soprattutto è stato interessante anche parlare con molti birrai che sono interessati quindi a fare questa, non dico upgrade, ma andare magari a recuperare alcune parti della lavorazione della birra per poi andare a distillare e quindi anche in questo caso una economia circolare del prodotto, perché al posto di smaltirle o di buttarle via, queste distillandole si possono anche recuperare gli scarti della lavorazione della birra, come si recuperano gli scarti della lavorazione del vino quando si va a fare la grappa. Quindi sempre qui dai campi dell'azienda agricola Cimunshan, mi raccomando mettete un like a questo video, vi aspettiamo qui. Oggi c'è neve, quindi speriamo che la primavera, marzo, arrivi presto. Vi aspettiamo qui, passateci a trovare, dateci un colpo se volete sapere informazioni sui nostri corsi di liquoristica e distillazione. Quindi un saluto, è tutto da Pier Cesare, ci vediamo al prossimo Gin Tonic. Anzi, ci vediamo dopo e assaggiamo il Gin Tonic con il peperoncino di Calabria. Ciao!
il nostro Alambiccus sta finendo la sua distillazione, siamo quasi arrivati a 250 cl e cominciamo a vedere che c'è una parte di acqua che sta diventando predominante su quello che è l'acqua, perché una volta che andiamo a far evaporare, quindi a separare dal nostro miscela acqua e alcol per poi aromatizzare il nostro alcol etilico, verso la fine della distillazione, quando andremo ad estrarre le code, dovremo stoppare il tutto perché saremo a una temperatura, adesso siamo intorno agli 81-82 gradi, andremo a avere una temperatura all'interno della caldaia, perché questi sono 82 gradi in corrente di vapore, quasi vicino ai 90-100 gradi, quindi all'ebollizione dell'acqua, e in quel caso le nostre botaniche, che sono una parte all'interno della caldaia e una parte in corrente di vapore, cominciano a andare a degradarsi ed essere anche sopra estratte. Quindi verso la fine, adesso siamo praticamente alla fine della distillazione, manca veramente poco, possiamo andare già a spegnere la nostra resistenza perché il nostro gin è quasi finito. Quindi la coda è una parte più che altro di aromi molto forti che danno le erbe aromatiche una volta sottoposte a un calore molto intenso, quindi intorno ai 90-95 gradi. Quindi noi abbiamo chiuso la nostra distillazione, lasceremo ancora girare un po' l'Alambiccus, si vedono le prime gocce di acqua, quindi l'acqua sta diventando predominante quello che esce dalla nostra colonna di distillazione, quindi avremo un prodotto con un 40% di volume alcolico, il primo che è uscito sarà stato intorno agli 80-85, quindi il nostro gin è pronto, sostituiamo il nostro becker e andiamo a misurare quello che è il suo volume alcolico per poi controllare e tagliare con l'acqua. Quindi prendiamo il nostro dosimetro, in questo caso saremo probabilmente vicino agli 80 gradi e quindi prendiamo questo e vediamo che siamo a circa 85 volumi alcolici. Questo ci servirà poi per andare a tagliare con l'acqua per avere un prodotto alla buonissimo, bello piccante, un prodotto che prendiamo. Quindi in questo caso abbiamo 250 cl a 80 volumi alcolici, 85 più che altro. Andiamo a tagliarli, eccolo qua, con 250 ml di acqua. E questo lo usiamo dopo per il nostro gin tonic. Riprendiamo la nostra provetta e andiamo a vedere il nostro gin pronto a 40, in questo caso siamo a 43 volumi alcolici. Quindi il nostro gin è bello che è pronto, l'abbiamo tagliato con l'acqua. Mi raccomando, usate sempre acqua con pochi minerali. Non è importante, nelle prove, perché la prova, anche se dà qualche velatura, è una prova che si fa per uso proprio, quindi non vengono messi in vendita solamente per assaggiare la bontà della ricetta, ma quando andate in produzione ricordatevi che l'acqua è molto importante, che abbia i meno minerali possibili per evitare che dia delle venature all'interno di un distillato che dà alla trasparenza la sua bontà. Quindi qui abbiamo i nostri 250 cl abbiamo i nostri 500 cl di London Dry Gin al peperoncino e andiamo a provarlo con la nostra tonica per assaggiare come è venuto in un bel gin tonic.
devo dire, è veramente buono, si sente la piccantezza del peperoncino, si sente l'agrumato, la dolcezza della liquirizia. Secondo me è un gin che fa molto successo. Quindi un brindisi ai nostri amici del Reggio Calabria di Zio Fedele, al nuovo anno del 2023, che inizia già fortunato con il peperoncino, e al loro nuovo progetto della gintoneria Cucina.